E dopo diversi mesi dal primo episodio, eccoci tornati con un unboxing su Vinted. Come sicuramente avrete già visto dalla copertina, ho ordinato tutta l'intera famiglia Pyraminx. Il primo cubo è questo Pyraminx 1x1. Non c'è molto da dire, è un blocco di plastica unico stampato in 3D, sicuramente un bel pezzo da aggiungere alla collezione. Il secondo cubo, che era presente all'interno di questo lotto, è il Pyraminx 2x2, conosciuto anche come Pyramorphix. In realtà non è un vero e proprio Pyraminx, ma è un 2x2. Infatti, andandolo a vedere in questa posizione, possiamo vedere 2x2 e girandolo è ancora più chiaro. Il cubo in questione non so di che marca sia, però gira abbastanza bene. È un cubo che cambia decisamente forma, infatti andando a fare giri 90 gradi possiamo vederlo chiaramente. Questo è un cubo che già possiedo, infatti ho intenzione di venderlo su Vinted, vi lascio il link qua sotto in descrizione se qualcuno di voi per caso è interessato, e non mi soffermo oltre, passiamo al prossimo. Il terzo cubo di questo unboxing è un cubo che chiaramente già possiedo, è un classico Pyraminx con una colorazione particolare, infatti al posto del rosso qua c'è questo rosa. Il giro non è male, ha un sistema di click che blocca tutti i pezzi in posizione quando giri. Anche in questo caso il cubo è arrivato senza scatola. Detto questo, è un semplice Pyraminx, i giri sono sugli angoli, girano anche queste puntine qui, non c'è molto da aggiungere. Passiamo al prossimo. Il quarto cubo di questo unboxing è il Pyraminx 4x4. Anche questo è un cubo che già possiedo e che ho intenzione di rivendere. Gira abbastanza bene, non a livello del Pyraminx, però non è male il giro. È un pochino più complesso, infatti ci sono questi spigoli interni, ci sono questi pezzi qua centrali. È un livello in più, diciamo, rispetto al Pyraminx. Se di base sapete risolvere un Pyraminx e un Jing Pyraminx, sicuramente saprete risolvere anche questo. Ma bando alle ciance, passiamo ai pezzi forti di questo unboxing. Questo è il Pyraminx 5x5 della Yuxin. Questo cubo e quello che andremo a vedere dopo sono i due cubi principali che mi mancavano e per cui ho comprato questo lotto, ed è un Pyraminx a 5 strati, come potete vedere 1, 2, 3, 4 e la puntina 5. Questi sono i 5 strati. In questo caso il cubo mi è arrivato con la scatola, quindi la marca era facile da indovinare, poi qua c'è anche il logo, e gira veramente molto bene. Nonostante sia un cubo con tanti pezzi, si sente che è solido, cioè non hai paura a fare giri veloci, fare finger tricks eccetera. L'unica pecca sono solo le puntine che non girano proprio bene, ogni tanto girano un po' a vuoto, però è un problema su cui ci si può passare tranquillamente sopra. Questo l'ho trovato decisamente più complicato rispetto al Pyraminx 4x4, in quanto il centro non è composto solo da un pezzo centrale, ma è composto da anche questi altri tre, e poi gli spigoli interni, diciamo questi pezzi qua, sono due al posto che uno. Ci sono alcune differenze di cui bisogna tener conto durante la risoluzione. Anche in questo caso, se sapete risolvere un Jing Pyraminx e un Master Pyraminx ad esempio, non dovreste avere molti problemi nella risoluzione. Ed è un cubo che sinceramente merita di essere acquistato, perché è veramente di una solidità pazzesca, nonostante abbia un'enormità di pezzi. Chi di voi ha cubi con tanti pezzi sicuramente sa di cosa sto parlando, perché con cubi grandi solitamente si tende ad avere dei pezzi che rimangono morbidi all'interno del cubo e che durante una risoluzione magari un pochino più veloce i pezzi tendono a fare pop e il cubo tende a smontarsi in 1000 pezzi. Ad alcuni di voi sarà sicuramente capitato, a me è capitato, e quando succede poi per rimontare un cubo è sempre più complicato del previsto, soprattutto quando i pezzi sono tanti come in questo caso. Bel cubo che vi consiglio, ma adesso passiamo al pezzo finale. E finalmente passiamo al pezzo forte di questo unboxing, il Pyraminx 6x6, conosciuto anche come Pyraminx Royal. È un cubo gigante, veramente, non tanto per le dimensioni ma quanto per il numero di pezzi che contiene. È un cubo prodotto dalla Calvin, tenendolo in questa maniera si possono riconoscere facilmente i 6 strati. È un cubo relativamente complicato, in quanto bisogna trovare un ordine da seguire, cioè non so, prima risolvere gli spigoli, poi i centri, però poi magari risolvendo una parte finale smonti quello che hai fatto prima. Da quel punto di vista ho trovato un po' complicato, però li ho già testati i cubi e sono riuscito a risolverlo, insomma. Il centro è veramente grande, l'interno è praticamente un Pyraminx, e il giro, a differenza degli altri cubi, non è proprio il massimo, devo dire la verità. Il giro è un po' duretto, me lo aspettavo, nel senso che quando un cubo ha così tanti pezzi è facile che il giro non sia dei migliori, ma il problema più grande è che durante la risoluzione capita che i pezzi centrali si allarghino in questo modo. Il problema si crea quando non ci si accorge che i pezzi centrali si sono allargati in questo modo e si continua comunque a girare, magari facendo anche un po' di forza sul cubo. Questi pezzi centrali, vedete come sono morbidi?
Questi, come vi dicevo prima per il cubo laggiù, è facile che il cubo faccia pop, ossia che si smonti semplicemente. Quindi è un cubo che va risolto con calma e con cura, perché, cioè, vedete come sono morbidi questi pezzi. Forse andrebbe un po' stretto, però non saprei sinceramente dove sono le viti per andare a stringerlo, quindi non voglio avventurarmi in queste cose particolari. Neanche tempo a dirlo che un pezzo ha fatto pop, ossia è uscito, ce l'ho qui. Adesso cercherò di rincastrarlo senza fare danni. Comunque immaginatevi durante una risoluzione che magari non vi si stacca solo un pezzo, vi si staccano 2 o 3 pezzi, il cubo praticamente vi si smonta in mano. E poi tanti auguri per rimontarlo. Ok, sono riuscito a rimontarlo per fortuna, quindi ora possiamo passare al bilancio di questo unboxing. Tutto questo pacco, composto da questi 6 cubi, compreso di spedizione eccetera, l'ho pagato 42 euro. Andando a fare una valutazione pezzo per pezzo, il Pyraminx 1x1 vale circa 5 euro, il Pyraminx 2x2 può valere all'incirca 6-7 euro, il Pyraminx normale, che è un po' più comune come cubo, può valere sui 5 euro, il Pyraminx 4x4 diciamo che può valere all'incirca sui 15 euro, il Pyraminx 5x5 della Yuxin vale all'incirca tra i 20 e i 25 euro, e per finire con la bestia di questo unboxing, il Pyraminx Royal della Calvin vale all'incirca sui 45 euro. Quindi diciamo che andando a fare un bilancio finale su questo unboxing sicuramente sono andato in positivo, considerando poi che il Pyraminx 4x4, il Pyraminx 2x2 e il Pyraminx 3x3 li venderò in quanto li ho già e appunto per la collezione non mi servono. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Spero che questo tipo di contenuto vi sia piaciuto. Se è così lasciate un mi piace e iscrivetevi e lasciate qua sotto un commento per farmi sapere voi cosa ne pensate. E detto questo, ci vediamo alla prossima.